E così ci siamo. È arrivato anche questo Natale, in questo anno difficilissimo, che ci ha costretto a stare molto da soli. Il Natale io l'ho sempre vissuto come una festa silenziosa. Non ho mai pensato a grandi gioie o grandi festeggiamenti. Eppure non ho mai sofferto per questo silenzio, un pochino costretta per chi legge i miei libri in modo simpatico, ironico, io lo racconto, dalla necessità di essere protetta da parte dei miei genitori e un pochino anche dalla mia indole. Mi ricordo che leggevo spessissimo tra le coperte e gli autori che ancora oggi amo tanto e che ogni tanto vi racconto perché mi rappresentano, io li sento miei, sono gli autori con cui sono cresciuta, con cui mi sono formata. E in questo anno così difficile, in questo anno di silenzi, di chiusure, di isolamenti, di difficoltà, di speranze, di amarezze anche, di incomprensioni, siamo arrivati qui, questa festa, questo momento che purtroppo non si potrà vivere come molti di noi hanno fatto nel passato, cioè in compagnia e con la propria famiglia completa o al completo. Però io mi sono voluta lo stesso ritirare in questo mio angolo con la mia sedia preferita, che chi mi segue sa essere spesso nei miei video, e accanto a un simbolo del Natale, un simbolo che quest'anno io decido di scegliere un pochino così, neutro, non il classico presepe, non il classico albero, ma una stella di Natale. Una stella di Natale che nasce in Messico, viene conosciuta nel 1500 dagli uomini di Cortés, ma arriverà negli Stati Uniti soltanto nel 1800, portata dal primo ambasciatore americano presente in Messico e che dall'America, come spesso accade, no? È diventata simbolo e dono del Natale, è arrivata poi in Europa da noi. La mia l'anno scorso sembrava quasi morta, anzi io ho provato a metterla in un posto particolare dove c'è una luce costante e non è mancato come al solito con l'arrivo dello solstizio questa bella fioritura rossa. È questo che rende questa pianta così natalizia, credo, questo accordo, questa assonanza, questa bellezza di colori, questo verde, questo rosso che ci ricordano come il calore dopo il solstizio cominci a tornare. E ogni volta che c'è il Natale e arriva questo momento di silenzio, io ricordo un momento della mia vita quando ero piccolina, che ho già raccontato forse in un altro video, ma visto che ci siamo, l'occasione è propizia, io volevo ricordare così, condividere con voi. Ero piccolina e in questa mia, mi ricordo, forse mal tollerata festività del Natale, mi venne chiesto prima dell'inizio delle vacanze, in occasione della recita, gli applausi non sono per me, ma sono per Sakamoto Ryuichi, che credo la maggior parte di voi conosca molto bene, soprattutto per essere l'autore di colonne sonore indimenticabili, di film indimenticabili. E, e mi ricordo che la mia insegnante elementare mi chiese di imparare a memoria e recitare una poesia, Natale, di Giuseppe Ungaretti. Io non vi dico quanto tempo è passato da allora, perché sono tanti anni, però quel racconto, quella poesia, perché è un racconto alla fine molto breve, ma lo è, di uno stato d'animo, mi ha accompagnato. La scelta forse fu casuale, forse dettata dal fatto che la maestra vedeva in me l'unica possibile interprete di un testo considerato un pochino più profondo, più difficile, perché a scuola io ho sempre dato il massimo e il meglio di me.
E questo testo era, e lo è ancora, estremamente commovente per me, ma così vicino, ma non è per nulla triste, è un testo meraviglioso, pieno di quella solitudine generosa attraverso la quale si riesce a ritrovare se stessi. Quella solitudine che in silenzio, cercando appunto nel proprio cuore, ritrova la pace che il Natale dovrebbe portarci. Quindi è questo il mio senso del Natale, una solitudine non intesa come essere soli, ma stare da soli per trovare il massimo della pienezza della vita. È una contraddizione, ma non a caso delle contraddizioni sono piena nella mia cultura, che poi, come sapete, si è ben sviluppata negli studi che ho intrapreso. Quindi le mie grandi contraddizioni che però poi portano ad grandi affermazioni. E quindi questa solitudine, questo silenzio necessario perché fiorisca, ed ecco il simbolo del Natale, questa energia nuova, questa speranza nuova, ed è l'augurio che io voglio fare a me, ma a tutti voi che mi seguite, ai miei lettori, ai miei amici. Io vi auguro davvero che il prossimo anno sia un anno di rinascita, di questo passaggio dalla solitudine conoscitiva profonda di ricerca alla grande capacità di donarsi dopo essersi ricercati e ritrovati, di donarsi agli altri e di, in un certo senso, anche decidere, no, di abbracciare la vita per quello che è nella sua semplicità. E questa poesia, questa meravigliosa poesia, molto breve, è l'esempio di come le parole superino il loro stesso significato e si possano adattare a ciascuno di noi. Non ho bisogno di leggerla questa volta perché da quando avevo pochi anni alle elementari me la ricordo ancora. Natale. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le 4 capriole di fumo del focolare. Buon Natale e a presto.